Te la faccio semplice e breve, ho realizzato questo video dove ho affrontato un caso ripreso da un elicottero della Marina in Cile nel 2014, ho fatto una richiesta di accesso agli atti al governo del Cile e siccome l'idea che, come affermavano i debunkers, si trattava di un aereo in fase di atterraggio non mi convinceva, ho deciso di approfondire direttamente interpellando il governo del Cile e quello che è venuto fuori sono letteralmente documenti inediti che riaprono il caso. Seguentemente mi è stato rilasciato per la prima volta nel mondo tutto il materiale inerente al caso in questione, materiale che ho esposto in questo video. E oggi, signori, finalmente, dopo che nessuno in Italia, dopo che nessuna testata giornalistica nazionale ha preso in considerazione l'idea di parlare del rilascio governativo di documenti UFO ufficiali che ho ottenuto dal governo del Cile, dal DGAC, il caso in questione è stato pubblicato sul più grande archivio FOIA del mondo, su The Black Vault, che nel 2021 ottenne l'esclusiva dalla CIA, e ripeto dalla CIA, per pubblicare 30.000 documenti UFO inediti del governo americano, notizia che ebbe molta risonanza anche nel nostro paese. Ebbene, cari signori, dopo tanta fatica, dopo tanti fallimenti, dopo tanti sbagli e passi falsi, dopo tanto impegno e dedizione, posso ufficialmente annunciarvi che The Black Vault ha pubblicato il caso che ho fatto rilasciare dal governo del Cile, cercando di dargli la risonanza che merita. Ci ho parlato in privato e ha detto che aggiornerà continuamente la pagina, gli ho dato altri spunti e gli ho detto che se aggiunge le analisi dei debunkers alla fine deve anche sottolineare poi che le conclusioni ufficiali del governo cileno lasciano il caso aperto, visto che i documenti stessi parlano di un oggetto volante non identificato. Comunque, dettagli, ci siamo sul serio, siamo sulla mappa. Vorrei farvi notare una cosa, attenzione, The Black Vault sull'articolo scrive: nota. The Black Vault non ha ricevuto questi documenti direttamente e tutto il merito è dato a Omega Click per il rilascio e il permesso di ospitare i record qui su questo archivio. Sebbene qui non sono state inserite per motivi di privacy, sono state viste email tra il DGAC e Omega Click per verificarne il rilascio. Chiaro? Ho girato nel mio briefing a The Black Vault tutte le mail che ho ricevuto e il drive completo di file. L'articolo è stato pubblicato nella sezione del sito chiamata The Case Files, perché mi ha detto che non essendo materiale che non ha fatto rilasciare lui, ha voluto inserirlo nel database. È talmente enorme questo sito, ok? Parliamo di milioni di pagine online. Comunque basta che clicchi su Home e poi su The Case Files e lo trovi. Altrimenti scrivi il titolo nella barra delle ricerche e lo trovi. Io sono lusingato, cosa vi devo dire? Ringrazio John Greenwald di The Black Vault per la sua serietà e per la sua umiltà e inoltre vorrei invitarvi tutti quanti a visualizzare l'articolo. Trovate il link in descrizione e nel commento in evidenza, così anche solo per soddisfazione personale, dopo anni che seguite il canale, voglio dire, ho una playlist di video dove analizzo i casi provenienti dai documenti che ha fatto rilasciare lui, capisci? E mai con tutta la mia ingenuità mi sarei immaginato che un caso che ho fatto rilasciare ad un governo estero, già fuori di testa, ci sarebbe finito sopra con tutti i crediti al canale YouTube, cioè per me era fantascienza, quindi vi ringrazio perché tutto questo senza di voi non sarebbe mai stato possibile. Mi appello a voi, per favore, fate arrivare questa notizia alle testate giornalistiche del nostro paese. Qualcuno deve parlarne, ok? Dai, è giunto il momento. Ora che il caso è stato pubblicato su The Black Vault, mi aspetto davvero che qualcuno ne parli. Scrivete alle redazioni delle testate giornalistiche, non so, taggatele su Facebook, Instagram o dove volete, fate arrivare questa notizia. Ma veniamo a noi. Questo, signori, è il terzo video che realizzo in merito e ho aperto una playlist intitolata Caso Armada che include passo per passo tutto il percorso che mi ha portato a questo. Questo video relativo al caso che ho affrontato gira da anni su internet. John mi ha fatto notare che la versione in alta risoluzione dal governo non era mai stata rilasciata, ma comunque gira da anni. E anni fa il noto debunker Mick West screditò il caso riferendo che si trattava di un aereo di linea in fase di atterraggio. Ebbene, i documenti inediti che ho fatto rilasciare dal governo cileno non solo riaprono il caso, ma inoltre mettono in discussione tutti gli argomenti di dibattito mai proposti in merito all'avvistamento. Addirittura The Black
Volt in un tweet taggando Mick West dice: questo sembra offrire molti più dati di quelli che avevi originariamente quando hai fatto la tua analisi anni fa. Cambia la tua posizione, perché se te lo stai chiedendo, le tracce radar fornite dal governo del Cile sono nuove. Perché vi ricordate che mi hanno condiviso anche i track del volo, no? Ecco, lui continua ad affermare che si tratta di un IB-6830 e invece il governo del Cile, su documenti ufficiali del Dipartimento di Fotogrammetria dell'Aeronautica del Cile, in questo fascicolo redatto dal direttore Alberto Vergara, scrive che non è un uccello, non è un deltaplano, non è un aereo, non è un insetto volante, non è un velivolo senza pilota, non è un paracadute, l'oggetto ha il controllo dei suoi movimenti, si osservi che ha un volume, non è disturbato dal vento, l'oggetto riflette la luce ed emette un certo tipo di energia. Hai capito, amico scimmia? E quindi debunko i debunkers. Ma neanche, guarda, non me ne frega niente, semplicemente alla fine dei giochi si riduce tutto a questo. Apri bene le orecchie, eh? I nuovi documenti che ho fatto rilasciare presentano conclusioni del governo del Cile che si distaccano in modo abissale dalle conclusioni dei debunkers. Stop, sta a te fare le tue conclusioni. Perché questo caso deve essere archiviato dall'opinione pubblica come un aereo di linea quando nuovi documenti emersi escludono ogni sorta di spiegazione convenzionale? Me lo chiedo. Gli esperti escludono molte spiegazioni convenzionali. Stop! Non è che arrivi te e dici che è un aereo, ok? Qui si parla di carte ufficiali governative. Al massimo l'unica cosa che puoi fare è metterti in un angolino e ascoltare. Nessuno ha la verità in tasca, figuriamoci, non fraintendetemi. Però penso che questo basti a tenere aperta la discussione, proprio perché nessuno ha la verità in tasca. Figuriamoci se la discussione non dovrebbe rimanere aperta. Con una tale mole di documenti ufficiali deve rimanere aperta. Ho letto ieri il rapporto UFO del governo americano pubblicato ieri in data 12 gennaio 2023, in cui si parla di 500 avvistamenti inspiegabili nel primo ventennio del 2000, e figuriamoci se la discussione non dovrebbe rimanere aperta. Ecco, ma aspettate. Era talmente normale avvistare una cosa del genere, talmente usuale, come affermano determinati debunkers, che in questo rapporto ufficiale firmato dal professor Ulisses Foundes, che è stato incaricato dal Dipartimento dell'Air Force del Cile di studiare il caso, scrive: quanto sopra, unito alla ricerca di informazioni grafiche sui velivoli stealth, e quindi velivoli stealth significa che non sono rintracciabili dai radar, fa pensare al sottoscritto che si tratti di un dispositivo di progettazione avanzata di origine sconosciuta. Può voler dire tutto e niente, ma di sicuro esclude un aereo di linea visto male, perdonami, no? Documento firmato e timbrato, dispositivo di progettazione avanzata di origine sconosciuta, no aereo di linea in fase di atterraggio, capito, amico Bertuccia? Dispositivo di progettazione avanzata di origine sconosciuta in grado di eludere il rilevamento radar e di rimanere in volo a tempo indeterminato, indefinito. Andiamo, quale velivolo può rimanere in volo a tempo indeterminato? Su, svegliamoci, senza necessità di spostamenti improvvisi, mantenendo la sua portanza. Ora, signori, che si tratti di un velivolo sperimentale di qualche tipo, cosa per la quale non esistono abbastanza dati per affermarlo, o che si tratti di qualsiasi altra cosa, bisogna ammettere intanto che non era niente di usuale, di certo non era un aereo, e inoltre bisogna anche ammettere che il governo stesso esclude moltissime delle possibilità convenzionali per identificarlo. Andiamo sul sito ufficiale del CEFA, della sezione di studio sugli oggetti volanti non identificati del governo del Cile, c'è proprio un reparto con i casi risolti. Perché non avrebbero dovuto risolvere anche questo? Ma infatti ufficialmente il governo lo reputa come un oggetto volante non identificato. Hai voglia di ipotizzare, te ipotizzi e pensi forse che documenti ufficiali inediti parlano di un oggetto non identificato che dimostra capacità avanzate. Stop. Gli esperti che hanno avuto a che fare con questo caso hanno concluso questo. Non mi sono mai esposto più di tanto in merito alla sua natura, origine, perché significherebbe speculare, non si sa, punto e basta. Vorrei sottolineare che il caso in questione lo reputo molto interessante e ti dirò di più, a mio modesto parere i nuovi dati riaprono la discussione in merito. Un fisico nucleare è stato incaricato di studiare il caso e lo ha reputato non identificato, ok? Un fisico nucleare, Mario Avila.
Quelli che state guardando sono i documenti ufficiali ufficialmente rilasciati a me medesimo dal governo del Cile. Le informazioni sono contrastanti perché il JPAN francese afferma che si tratta di spazzatura spaziale, se non erro, mentre gli analisti lo escludono, e tuttora penso di aver dato con questo rilascio un contributo non indifferente per quanto riguarda la comprensione dell'avvistamento, per meglio dire la sua non comprensione. Ora, qual è il punto? Il punto è che, cari signori, a prescindere dalle dinamiche dell'avvistamento, la nostra community, e posso dire bene, la nostra community è diventata talmente influente nell'ambiente, ha lavorato talmente bene da finire su The Black Vault, ok? Che si tratti di una papera volante vestita da Iron Man o di un vero e proprio oggetto volante non identificato, come afferma il Dipartimento di Fotogrammetria dell'Aviazione, il caso, signori, è stato pubblicato su The Black Vault e se non lo hai fatto ti invito a recuperare in quest'ordine i video che ho realizzato. In questo modo avrai la situazione chiara a 360 gradi. Mi raccomando, signori, fate vedere a The Black Vault un po' di traffico, cliccate il link nel commento in evidenza e visualizzate l'articolo. Mi raccomando, aiutate la divulgazione in questo modo. E fatelo. Cosa è scaturito da questa mia mega avventura che si conclude assolutamente con quest'ultimo video? Ne è scaturito che ho contatti diretti con The Black Vault e sto ampliando le mie conoscenze ai massimi livelli in questo ambiente. Lo sto facendo per te e lo sto facendo per l'ufologia italiana, che è rimasta al 1970. E per qualsiasi cosa ho la mail personale, così che possa istruirmi su come fare richieste FOIA, in modo che, chissà, nel caso in cui salti fuori qualche altro scoop, possa passargli tutta la roba da pubblicare. Ringrazio ancora John Greenwald di The Black Vault per la sua pubblicazione. Vi aggiorno sul mio profilo Instagram se aggiorna l'articolo con nuove notizie o appunti relativi al caso, e per oggi, signori, direi che vi saluto. È stato un periodo veramente fuori di testa per me ed è davvero giunto il momento che mi riposi un po'. Vi abbraccio fortissimo, siamo letteralmente sulla luna, dillo a tutti, e vi rimando al prossimo episodio. Adieu!